Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale, nuova puntata della saga Un Napoli in alto mare. La puntata si intitola Sono io il vostro allenatore, De Laurentiis piomba a Castelvolturno, summit col direttore sportivo, con Garzia, con Micheli e addirittura anche Giuffredi. Ne parliamo in questo video, analizziamo la situazione perché gestione completamente insufficiente delle cose in una situazione dove secondo me si sarebbe dovuto svoltare nella maniera immediata, cosa che sembrava così dopo le dichiarazioni del De Laurentiis e diciamo la non fiducia data a Garzia e in questo esonero mediatico che ha fatto un paio di giorni fa in un'intervista rilasciata. Torna a Castelvolturno, fiducia a tempo data a Garzia. Ne parliamo in questo video, fatemi sapere ragazzi come ve la state vivendo voi tifosi del Napoli. Per chi non è tifoso del Napoli e al limite potrebbe avere un'opinione obiettiva non essendo tifoso appunto della squadra della quale sono tifoso io. Benvenga nei commenti, rispondiamo a tutti. Iscrivetevi al canale per chi non l'ha fatto ancora, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti e facciamo un passo indietro. Dichiarazioni di De Laurentiis di qualche giorno fa, Garzia, il campionato italiano, non è abituato al campionato, ce lo si poteva aspettare, comunque sfiduciato completamente il mister nell'intervista, tant'è vero che dalle parole di De Laurentiis ci si aspettava poi l'esonero e il cambio allenatore, che non è avvenuto perché hai avuto il no di Conte, che può essere un no adesso, ma non in futuro, nessuno lo sa. Comunque hai avuto il no di Conte e non avevi nemmeno un sì al di là di Conte, perché il piano era o Conte o la fiducia a Garzia. Piano fallimentare, secondo me, perché non dovevi fare quelle dichiarazioni se non avevi il sì di un altro allenatore, che sia Conte, che sia stato Mazzarri, che sia stato chiunque, che dopo quelle dichiarazioni dovevi solo esonerare e prendere un altro allenatore, al di là di chi era e di chi possa essere stato. Quindi gestione da zero in pagella, senza se e senza ma. Non mi sto scagliando assolutamente contro il presidente per tutto ciò che ha fatto a Napoli, per la gestione economica, per i conti a posto, però non possiamo nascondere che da giugno ad oggi, dopo 4 mesi dalla vittoria dello scudetto, siamo in una situazione completamente opposta che avrei potuto capire in una società che l'anno scorso al limite aveva raggiunto a stento qualche risultato, alti e bassi anche a livello di squadra, qualche malcontento nello spogliatoio che già c'era, l'avrei anche capito arrivato a questo punto, ma con una squadra che ha vinto lo scudetto, un gruppo che è sempre stato coeso, nessun malcontento di nessun tipo, arriviamo dopo 4 mesi a dover esaminare situazioni del genere, quindi vuol dire che a livello gestionale c'è qualcosa che non va. Hai sfiduciato il mister, c'è stato il summit con Meluso, Micheli, sì, Giuffredi e Garzia, e lo stesso presidente, dove si è raggiunta l'intesa di questa fiducia a tempo. Per me cazzata enorme perché non puoi mandare un allenatore sul filo del rasoio a giocarsi 3 partite, una più importante dell'altra, perché qua stiamo dando tutti per scontato che andiamo a Verona e possiamo fare il risultato. Io ho visto il Napoli di quest'anno, non do per scontata nemmeno la partita di Verona, perché dobbiamo vedere cosa frulla in testa al nostro allenatore, come eh, si girerà poi la squadra, il gruppo squadra nei confronti di questa situazione. C'è stata la chiamata, tra virgolette, ai saggi del gruppo, consiglio di saggi che io non sposo come soluzione nella maniera più assoluta in qualsiasi sport e in qualsiasi società di calcio e non, sport di gruppo parlo, quindi già lì già ci sono lacune perché era un gruppo che non aveva né capi e né subalterni al, diciamo all'interno della squadra
c'era solo un capitano al quale tutti quanti facevano capo, era il riferimento della squadra per fare da interlocutore poi per eventuali problemi, situazioni, eccetera, eccetera, andava tutto liscio e invece siamo qui a rivivere momenti che abbiamo già vissuto in passato, perché non dimentichiamoci con Benitez De Laurentiis a Castelvolturno, con lo stesso Spalletti, che poi Spalletti si è legato al dito e è andato via, come abbiamo visto, con lo scudetto conquistato, senza voler tornare su situazioni e diatribe che poi hanno avuto gli allenatori stessi con il presidente. E queste sono le conseguenze. Quindi, punto primo, non si è imparato niente da situazioni passate. Punto secondo, si fa sempre la stessa cazzata di parlare senza avere certezze poi in tasca in base alle conseguenze delle tue parole, perché non dovevi sfiduciare Garcia se non avevi l'allenatore in tasca, se non avevi il sì di nessuno. Certo, non dovevi decantare all'Italia intera, all'Europa, al mondo, chi che sia, o l'intervista comunque girata dappertutto, non dovevi farlo. Quindi mettiamoci un attimo nei panni di Garcia, andarsi a giocare queste 3 partite sarà la cosa più complicata da fare. Voglio restare positivo, ma l'unica cosa che può, diciamo, farmi allontanare dalla negatività più totale è che il gruppo squadra si ricompatti con Garcia e ritornino un attimo le prestazioni di Lecce e Udine e riusciamo ad acquisire questa continuità che non credo arrivi per alcune lacune dell'allenatore, perché sono palesi. Non è che mo adesso da prima che Garcia out adesso ci scriviamo tutto dalla parte di Garcia perché ha sbagliato presidente. No, Garcia ha le sue lacune, ha le sue colpe e il presidente ha le proprie. Ed ecco perché è una situazione che, se non ci sarà un cambio drastico a livello gestionale, e non parlo solo dell'allenatore, non risolveremo una beata mazza. Per cambio gestionale io intendo un direttore generale che si occupi della squadra e che stia a Castelvolturno quando ci sono gli allenamenti e che segua la squadra in maniera assidua, così come vuole fare De Laurentiis. Non lo deve fare il presidente, perché tu sei il presidente di una squadra e ricopri una determinata carica, per la quale calciatori, dirigenti, addetti ai lavori non si possono esporre al 100% quando hanno qualche problema. Alcune cose non te le verranno mai a dire perché sei il presidente. Ecco perché ci sono figure in determinate società che fanno da tramite per far sì che tutto vada liscio e cammini su un certo binario. Tutto qua. Si vuole tenere questa gestione, tra virgolette, familiare. E allora questi sono i problemi ai quali si andrà sempre incontro. Questi saranno, diciamo, i freni che avrai sempre tutti gli anni e non farai mai quel salto di qualità per diventare una grande d'Europa, perché tutte le grandi d'Europa, ragazzi, hanno figure intermediarie tra presidenza e squadra allenatore, tutti quanti. Allora, torniamo un attimo indietro, vogliamo dire che Giuntoli, al di là del direttore sportivo, questo faceva, era sul campo tutti i giorni. Chi lo sa quante volte ha cercato di placare, comunque far ragionare il presidente per alcune scelte che potevano essere fatte e si sarebbero rivelate disastrose. Quindi sono convinto di questo io nella maniera più assoluta. Lasciato così il presidente senza, tra virgolette, freni di qualche personaggio che possa farlo riflettere, ecco qui a cosa siamo arrivati. Siamo arrivati a questa situazione e una fiducia di queste 3 partite che poi non credo che andranno tutte e tre bene. Devi fare 3 vittorie a Verona,
non lo so come va a finire perché il Napoli è vulnerabile con chiunque e non c'è nessuna partita che puoi dire questo è 2 fisso. No. L'Union Berlin, altra partita difficilissima. Sei in Champions League, un girone che comunque è ancora tutto aperto. Se l'Union Berlin fa risultato si ribaltano ancora di più le gerarchie dello stesso girone. Non puoi permetterti di perdere la partita perché l'hai persa con il Real, ci può stare che hai perso con il Real Madrid, però con l'Union Berlin tu devi fare assolutamente punti perché altrimenti rischi di andarti a giocare qualificazione e tutto il resto con un Real al Bernabeu, cosa che si dovrebbe evitare. Ecco, però siamo noi tifosi a pensarci, mi auguro che ci stia pensando anche la società. C'è il Milan in campionato e se il Napoli non riesce a trovare la solidità dell'anno scorso, possiamo solo capitolare contro squadre attrezzate come il Milan. Mi auguro che la squadra riesca a trovare un tantino di fiducia e forse raggrupparsi anche con il mister cercando questi risultati. Ma poi che facciamo? 3 vittorie, fiducia a Garzia per altre 3 partite o dopo 3 vittorie la finiamo qui e andiamo avanti fino a fine stagione come viene viene? È questo che il quesito che mi pongo io, perché poi a finire che ti vince queste 3 partite, ti fa pure 3 prestazioni alla grande e allora la fiducia rinnovata va a finire a lungo termine fino a fine stagione e a mio avviso io rimango sempre della stessa idea. Lacune nella lettura della partita, lacune nel voler intendere il calcio a modo suo, Garzia ce le ha e in un campionato lungo ritorneranno comunque a galla. Non è che vai a curare le lacune di un mister in base a una situazione del genere e la risolvi così. Secondo me, poi è la mia opinione, posso non essere nessuno, esprimo solo appunto un'opinione sul mio canale. Fatemi sapere cosa ne pensate. Comunque, questa puntata è finita. Sono io, il vostro allenatore. È arrivato a Castelvolturno. Speriamo di perdere quanti meno punti possibili in questa storia. Ti allungo la fiducia o te la tolgo. Ecco. Situazione che doveva essere gestita molto 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 meglio e se si vuole fare il salto di qualità c'è bisogno di cambiare un attimo il setting della gestione societaria e delegare e fidarsi di persone che ne sanno molto più di te, caro presidente, dal punto di vista del calcio giocato e dei rapporti tra persone in gruppi, squadra, eccetera, eccetera, perché forse la maniera di porti non è poi tanto consona nel far andare le cose nel verso giusto. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Sempre Forza Napoli. Ciao.